Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Questo video è un approfondimento della lettura generale che è già uscita, trovate nelle playlist del canale nell'oroscopo annuale, e è la spiegazione della prima linea, quindi di quello che è la crescita spirituale, i movimenti energetici che sarete portati ad affrontare in questa seconda parte del 2023 a livello interno, a livello proprio di crescita come persona, come evoluzione dell'anima. Allora, partivamo da un 9 di bastoni al contrario, abbiamo un 2 di coppe, un cavaliere di spade, un re di pentacoli e un 2 di spade. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere, e per capire come mettere insieme questi tre oroscopi ho pubblicato una guida che spiega proprio come farlo. Spiega anche le linee di tempo, come trovare l'ascendente, le decadi, la trovate qui sotto nella descrizione del video. C'è anche il link che parla di tutta la sezione riservata agli abbonati, quindi i video che pubblico per gli abbonati, e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, abbiamo questo 9 di bastoni al contrario, che come vi dicevo già fa riferimento a delle barriere, a dei limiti o delle flessibilità che sarete portati a rivalutare, a cambiare, a costruire o demolire. Dipende poi un po' qui dalla situazione personale di ognuno. Con il 2 di coppe e il cavaliere di spade ho come l'idea che siate portati a trovare una sorta di determinazione in quelle che sono le collaborazioni. Per qualcuno può far riferimento ad una coppia, alla relazione interpersonale a livello romantico, ma fa anche riferimento alle relazioni proprio in generale. È come se ci fosse qualche cosa che dovete capire a livello di limiti, di barriere nei confronti degli altri, quando alzarle e quando abbassarle. Iniziamo a spiegare il 9 di bastoni al contrario, che è spiegato dalla giustizia, e un 8 di spade. È come se vi portaste nella testa l'idea, c'è qualcosa legato al sacrificio, al fatto di dover abbassare le barriere per questioni di sacrificio. È come se qualcuno certe volte lasciasse un po' troppo andare nelle situazioni perché pensa o crede con questo 8 di spade di non poter far diversamente, di non poter puntare i piedi. Questo vi sto parlando nel modo di relazionarvi con gli altri in generale, quindi diciamo che il taglio di questo semestre, eh, scusate, dall'inizio della lettura che devo tossire, sternutire. Come se ci fosse qualche cosa che deve venire fuori per giustizia divina. Normalmente quando tossisco o quando starnutisco, allora, i colpi di tosse sono associati al fatto che c'è qualche cosa che deve venir fuori, ma che tecnicamente, si fa fatica a far uscire o non si vorrebbe far uscire, mentre per quello che riguarda gli sternuti è un modo come un altro per distogliere l'attenzione, cambiare l'energia, come se anche lì si volesse svicolare il tema. Quindi è come se ci fosse qualche cosa, probabilmente da cui non riuscite a difendervi o pensate di non potervi difendere. E tenete presente che avete l'otto di spade, quindi in realtà è solo una vostra attitudine, un vostro modo di pensare, il fatto di
qualcuno veramente, ragazzi, ho come la sensazione che siate convinti che certe relazioni vadano mantenute in un certo modo, perché qui la sfida è capire le barriere relazionali che dovete alzare o abbattere. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché c'è anche questa carta della giustizia, quindi è come se aveste nella vostra vita in generale, qui intendo, ci fosse sempre qualche questione, qualche situazione legata alle ingiustizie, alle cose come andrebbero fatte, come invece sono in realtà. Allora, per il 2 di coppe abbiamo il sole. E il 10 di bastoni. Allora, qui potrebbe fare riferimento a degli amici o al rapporto di amicizia con la carta del sole o a qualche tipo di rapporto dell'idea che avete di relazione, di relazionarvi agli altri a livello di amicizia. Dunque, vi dico questa, voi prendetela come vi risuona, però ho la sensazione che qui faccia riferimento a qualcuno che confonde le relazioni, cioè è come se, vi faccio un esempio, nel posto di lavoro aveste iniziato per esempio un lavoro con un vostro amico e ci fosse una sorta di confusione tra i ruoli, tra quello che è il ruolo dell'amicizia in sé e tra quello che è il ruolo della persona all'interno del lavoro. È come se qualcuno certe volte cedesse su certe questioni perché c'è una relazione affettiva in mezzo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. 6 di Pentacoli, 4 di Coppe e Mago. Allora, qui ragazzi quello che sento è che vi dicono che con questo Cavaliere di Spade, con la determinazione, con l'intenzione, con il puntare l'obiettivo, andare dritto verso quello che è il risultato che volete raggiungere, riuscirete ad arrivare all'equilibrio. E qui è un 6 di Pentacoli, che è una carta che parla di forte generosità. Qui si parla di ritrovare un equilibrio sia economico, nel caso foste in un disequilibrio, ma non è solo, cioè, 6 di denari parla di risorse, sia che siano economiche, sia che siano risorse di tempo o di manualità, di doti. Magari aiutate una persona a fare un lavoro con il legno perché questa persona magari non sa usare la strumentazione, vi faccio un'ipotesi. Mm. È come se vi dicessero, ok, certi atteggiamenti, certi pesi ve li dovete lasciare indietro, dovete imparare un attimino a strutturarvi, a vedere che ci sono altre possibilità per mettere in regola questa situazione, questa relazione. Diciamo che essendo una lettura di tipo spirituale è più tutto un movimento interno vostro, mm? Però ci potrebbero essere anche persone che effettivamente interagiscono e vi fanno capire. Effettivamente qui la sento un po' come una questione legata alle relazioni, a quanto voi vi fate mettere i piedi in testa per farci capire, perché appunto certe volte ho la sensazione che passiate sopra delle cose per amicizia, però se una persona sbaglia, cioè vabbè, non è che la dovete aggredire, però andate in fondo, andate fino in fondo alla questione. Trovate un equilibrio, cercate di capire come creare una nuova realtà in equilibrio magari per entrambe o per voi nei confronti degli altri. Adesso poi siete tanti, quindi ognuno cerchi di adattare la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere questo Re di Pentacoli. Abbiamo la carta del giudizio al contrario. Abbiamo la ruota della fortuna e la regina di spade.
Mm. Ragazzi, ho un po' la sensazione che nella seconda parte del 2023 vi porteranno a vedere quello che all'inizio non siete in grado di vedere o non volete vedere con l'otto di spade, è più una cecità volontaria, perché in realtà appunto il più lo fa l'attitudine emotiva che avete, il fatto di sentirvi magari vittime, il fatto di eh, anche non sapere come agire, come cambiare questo modo di difendervi nel modo di relazionarvi, perché ho come la sensazione, mi parlano di accettati. Molto di questo vostro comportamento dipende dal fatto che abbiate bisogno o sentiate la necessità di essere accettati o di avere delle conferme dagli altri. Però vi dico, c'è la ruota della fortuna, qualche cambio per destino, se voi non lo volete vedere, quel giudizio al contrario arriva. Tenete presente che avete la regina di spade, che è un'energia che taglia quello che non serve più per raggiungere gli obiettivi che servono, e anche qui avevate il cavaliere di spade, che è proprio quello che dice ok, andate avanti con determinazione, con forza di volontà anche. Ho anche l'idea, ragazzi, il cavaliere di spade in certi casi parla anche di arroganza. È come se doveste imparare a essere anche un po' arroganti alle volte, quando è ora di farsi valere. Cioè voi fate valere il vostro punto di vista, qualcuno non vi dà peso o non vi tratta con rispetto, lo fate notare la seconda volta, alla terza un po' di sana determinazione. Sì, perché la parola arroganza in realtà ha una connotazione negativa, però qui è un po' come se vi dicessero tira fuori gli artigli, tira fuori i denti. Andiamo a vedere il due di spade. Abbiamo 5 di pentacoli e un 9 di spade, ragazzi. Mm. Dunque, attenzione perché ehm, è come se questo cambio della ruota della fortuna non lo vedeste arrivare. Se per qualcuno ci fosse un cambio di residenza importante che significherebbe un nuovo inizio ehm, di vita, un nuovo capitolo, insomma, della vostra vita, sento che per certe persone potrebbe essere piuttosto dispendioso come cambio, sia a livello monetario, sia a livello di tempo, sia a livello proprio di... ehm, è come se vi costasse abituarvi a- al nuovo. Non dico che sia impossibile, però avendo 2 di spade, 5 di pentacoli e 9 di spade, sento che il cambio potrebbe... o il fatto perché comunque è un 2 di spade, il punto è che è come se foste davanti a un bivio, è come se ci fosse una scelta importante. Tenete presente che avete la ruota della fortuna e il giudizio, sono due carte di forte cambio. Una di presa di consapevolezza parla anche di karma, di reincarnazione, e l'altra anche parla di karma e di destino. È come se ci fosse qualche cosa che avete bisogno di lasciare andare, ma iniziate con un otto di spade, che è una carta con una figura bendata, e finite comunque anche con il 2 di spade, che è sempre una carta con una figura bendata. Diciamo che qui ci si sente ingabbiati, qui perlomeno si hanno ben due possibilità di scelta. Sì, qui c'è qualche cosa che per destino sarete portati a fare. Io sento che è sempre in relazione a quanto voi siete aperti e generosi nei confronti degli altri, a dove mettere, dove chiudere la saracinesca fondamentalmente, dove dire ok, adesso basta. Oppure dove dire, ok, se magari siete persone che tendono a essere
troppo chiuse dall'altro lato, cercare di capire con chi poter aprirvi di più e con chi potete sperare di avere comunque una relazione nutritiva, cioè che nutra da ambedue le parti. Adesso dipende se siete, perché poi ci sono persone che non è che siano completamente chiuse o completamente aperte, di solito è così, o siete completamente aperti verso gli altri, cioè date, 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 oppure magari siete un po' diffidenti, e tendete a essere più riservati, a chiudervi. Poi ci sono quelle persone che sono riservati in certi settori della loro vita e più aperti in altre. Quindi anche lì l'importante è che ognuno di voi si conosca, per cui è una questione nel secondo semestre del 2023 che riguarderà principalmente il modo in cui instaurare le relazioni. È un po' come imparare a capire di chi ci si possa fidare e di chi no, è un po' come imparare a dire, a rispettarsi anche un pochettino di più, perché qui se c'è qualcuno che magari non vi dà la giusta, il giusto valore, qui si tratta di puntare i piedi e di dire no, ok, aspetta un attimo, per me è così, io credo quella cosa lì, per me quello che dici tu non è valido, non vibriamo allo stesso modo, quindi se vogliamo vibrare allo stesso modo bisogna che cerchiamo di creare una realtà nuova. O se tu, voi nel senso, non state vibrando con il mondo che vi circonda, ecco qui è un po' come se vi dicessero, sempre a livello di barriere, perché il Re di Pentacoli è una persona generosa, quindi è come la sensazione che dobbiate lavorare sul vostro patrimonio personale, sulla vostra abbondanza, ma non solo da un punto di vista economico, è proprio una questione di quello che uno sa fare, di quello che uno è, delle occasioni che uno non solo coglie, ma che si crea nel corso della vita. Avete la ruota del destino, la ruota della fortuna, cambi che normalmente sono molto positivi, quindi io in effetti la sento positivo, però è come se per questa scelta, questo viaggio, questa casa, questa nuova sede, ci fosse qualche spesa in più, ehm, questo nuovo percorso di vita mi verrebbe da dire. È come se ci fossero dei sacrifici in più da fare. Tenete presente che il 5 di Pentacoli è la carta della delusione, Quindi, e il 9 di Spade è una carta che è come se viveste un po' nel passato ancora. Va bene, andiamo a vedere. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona, ragazzi. Tra l'altro io sto proponendo un percorso di crescita privato, individuale, basato sul lavoro, sulle credenze limitanti. Ora, quello che faccio io, o perlomeno la mia intenzione, è quella di insegnare a ognuno di voi, diciamo, a essere autosufficienti in quello che è il lavorare le proprie credenze limitanti. Le credenze limitanti iniziano a svilupparsi dall'infanzia, da quando praticamente inizia a nascere il subconscio, e ci influenzano nel corso di tutta la vita. Che cosa succede? Anche se noi non ne siamo consapevoli, in qualche modo, siccome quello che noi pensiamo crea energia, il pensiero viene mandato all'universo e l'universo ci restituisce quel tipo di vibrazione, quindi anche se noi non siamo consapevoli delle credenze limitanti che abbiamo dentro di noi, loro lavorano lo stesso. Con il percorso che propongo io, quello che voglio fare è aiutarvi a diventare osservatori delle credenze, del modo di pensare che avete. Vi insegno come individuare le credenze limitanti, vi insegno come cambiare queste credenze limitanti per andare a cambiare proprio, riprogrammare il subconscio. Se ne volete sapere di più potete comunque sempre scrivermi un'email e andiamo a vedere adesso, per ritornare alla lettura, una carta delle fatine per vedere che altro consiglio vi vogliono dare. Credi nel magico. Wow! Allora, questa carta vi dice di aprire i vostri occhi.
semplicemente qui ricordo che avete la carta della cecità, qui iniziate e finite con due figure bendate. Il magico, la magia, anche qui avete il mago, è tutto intorno a te. Sì, ragazzi, vi rimando un po' alla legge di manifestazione del mago, ok? È un po' una carta che vi ricorda che con la mente si può creare fondamentalmente, quindi quando dicono credi troppo nei sogni, sogni troppo, eh, sì, però ha una sua funzione. È così che si fanno i lavori della legge di attrazione attraverso le visualizzazioni. Andiamo a vedere. Ok. Wow! Ragazzi, è un po' come se vi dicessero di essere più compassionevoli verso voi stessi, ma anche verso gli altri. Cioè, la cosa più difficile è essere qualche cosa, quindi compassionevoli, amorevoli, perdonare noi stessi. Poi, una volta che si riesce a fare con il proprio sé, farlo con il mondo esterno, diventa molto più semplice perché è un lato che si è integrato. Wow. Cari amici del Toro, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere comunque con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!